Con le tecniche della spada lunga è possibile realizzare una build devastante in grado di one-shottare qualsiasi nemico già a metà gioco. E oltre la potenza, la sua vera forza risiede nella flessibilità. Anche se non si hanno ancora tutti i pezzi di equipaggiamento e potenziatori perfetti, si riesce comunque a mettere in piedi una configurazione che garantirà un notevole vantaggio in battaglia. L'idea alla base è tanto semplice da poter essere utilizzata già dalle prime ore non appena sviluppato il ramo superiore dell'albero delle classi, e poi potrà essere migliorata avanzando nella campagna principale con gli opportuni potenziatori. Come vedremo, questi ultimi serviranno ad aumentare notevolmente i danni, ma sono solo un prerequisito per i Tyrants più potenti. Per tutto il resto la build base, costituita da abilità più tecniche, è più che sufficiente per permettere di arrivare a fine gioco. Ma prima di tagliare in due nemici, se guide del genere vi piacciono, potete supportare la serie lasciando un mi piace e, se siete nuovi, iscrivendovi al canale per non perdervi i prossimi video. Per questa build non sarà necessario padroneggiare tutte le classi disponibili, poiché le tecniche e abilità principali proverranno da due classi iniziali, Ariete e Artigliere Samurai. Da duellante si può utilizzare un'abilità di supporto non essenziale per il funzionamento della build, ma comunque utilissima per accelerare il ritmo della battaglia, in quanto strettamente connessa con la meccanica del turbo. Ma in generale le tecniche utilizzate si concentrano principalmente su quelle della spada lunga del ramo superiore, compresa l'importantissima aura posizione d'attacco. Verrà inoltre impiegata un'altra tecnica di utilità proveniente dalla classe Giaguaro Corazzato, ossia Spettro Furtivo, che pur non essendo alla base della build risulta estremamente vantaggiosa in termini di sopravvivenza, in quanto permette di evitare gli attacchi nemici. La configurazione ideale sarebbe quella di padroneggiare le classi Duellante e Giaguaro Corazzato per poi tornare ad Avventuriero, l'unica classe che permette di avere 5 abilità attive in contemporanea, aumentando così la flessibilità e la potenza della build. In sintesi, gli occorrenti indispensabili per quel che andremo a vedere in questo video sono le tecniche da mischia di Ariete e l'aura posizione d'attacco di Artigliere Samurai, mentre quelli fortemente consigliati sono Spettro Furtivo di Giaguaro Corazzato, utile soprattutto contro i nemici particolarmente potenti che riescono ad uccidere in un colpo solo, e l'abilità Corteo Maestoso di Duellante, che servirà ad innescare il turbo infinito. Le tecniche da selezionare che costituiranno il cuore della build sono tutte quelle strettamente da mischia, nello specifico le 3 arancioni, Ultra Fendente, Spada Tornado e Lama Ascendente. Il motivo per cui Lama Incendiaria non è particolarmente utile e non sarà utilizzata in questo video, oltre al fatto che si tratta di una tecnica che consuma punti tensione e dunque il danno è legato al potenziale e non all'attacco in mischia, è che quest'ultima infligge danno termico e questo attributo non beneficia del moltiplicatore per 2.5 fornito dall'abilità Distruzione Interna, che si applica esclusivamente agli attacchi di tipo etere. Le 3 tecniche selezionate invece acquisiscono l'attributo direttamente dall'arma equipaggiata. Sarà quindi sufficiente utilizzare un'arma di etere per far sì che il danno inflitto da queste tecniche sia di tipo etere, godendo così del potenziamento garantito dall'abilità Distruzione Interna. Un'altra tecnica fondamentale è posizione d'attacco. Si tratta di un'aura che aumenta l'attacco non come un semplice additivo, ma come un moltiplicatore indipendente di per 2.5 se potenziato al massimo. Inoltre è bene avere un'aura attiva in battaglia, in quanto l'abilità Assalto d'aura di Spadaccino Esplosivo aumenta il danno inflitto del 30% per la precisione di per 1.3 solo se si ha effettivamente un'aura attiva.
Di conseguenza, posizione d'attacco offre un doppio beneficio rendendola praticamente imprescindibile. Un'altra tecnica estremamente utile è spettro furtivo proveniente dalla classe Giaguaro Corazzato che conferisce il buff Esca, un effetto che permette di evitare gli attacchi nemici migliorando notevolmente la sopravvivenza del personaggio. Per quanto riguarda le restanti tre tecniche non hanno nessun ruolo decisivo. Una scelta possibile è Detonatore che aumenta il danno dei colpi critici e genera tensione, ma non è una tecnica fondamentale tanto che non verrà nemmeno utilizzata in questa build. Ma prima di procedere è cruciale potenziare al massimo le 5 tecniche principali elencate sopra in quanto rappresentano la linfa vitale della build e ne determinano l'efficacia in combattimento. Passando alla sezione abilità è utile inserire quelle che aiutano ad aumentare notevolmente i danni. Forza Poderosa è una di queste in quanto incrementa l'attacco in mischia di un 30% additivo, utilissima poiché noi ci concentreremo principalmente sugli attacchi in mischia. Spada Suprema è un'altra interessante abilità che aggiunge un altro bonus additivo del 100% quando vengono innescate le combo in mischia e che avviene costantemente grazie all'uso delle tecniche in sequenza. E questo ci aiuta ad aumentare ancora di più il danno di base che verrà poi espanso dagli opportuni moltiplicatori ottimizzando così ogni colpo inflitto. Se queste prime due, Forza Poderosa e Spada Suprema, erano principalmente additivi che servivano ad aumentare il danno base, le prossime due che vedremo rappresentano i moltiplicatori indipendenti. Il primo di questo è Assalto d'Aura che ne fornisce uno di per 1.3 aumentando ulteriormente il danno degli attacchi in mischia. Questa abilità si attiverà in automatico al momento dell'utilizzo dell'aura posizione d'attacco e il bonus si applica a tutte le tecniche da mischia successive rendendo l'effetto molto vantaggioso. Ma la vera bomba è Distruzione Interna che è un'abilità indispensabile da avere all'interno di ogni build dato che con essa si otterrà un moltiplicatore indipendente di per 2.5 quando si utilizzano attacchi di etere con la condizione di non poter distruggere le parti del corpo del nemico. Questo effetto non è veramente importante, quel che ci interessa è il boost al danno cruciale per aumentare l'efficacia complessiva della build. Dato che con queste 4 abilità è stato aumentato già notevolmente il moltiplicatore del danno, è interessante riempire il quinto ed ultimo slot libero con un'abilità ausiliaria, Corteo Maestoso. Essa è più utile di quanto sembri in quanto aumenta di 500 punti tensione ogni volta che si attivi il turbo e può essere combinata con altri 5 potenziatori dallo stesso effetto permettendo di raggiungere rapidamente i 3000 punti tensione necessari per riattivare il turbo in modo istantaneo e continuo. Come ultimo step è bene potenziare quanto più possibile queste abilità per ottenere il massimo potenziale dalla build. Per le armi da utilizzare non è necessaria nessuna scelta particolare, va bene qualsiasi tipo di arma purché sia di etere. Ovviamente più potenti saranno le armi, migliori saranno i danni, ma non c'è nessuna esigenza o necessità di tratti particolari. Ad esempio per questa build sto utilizzando la spada di titanio come arma da mischia e per gli attacchi a distanza i Pam Pam Ophidia. Per quanto riguarda l'equipaggiamento per la testa è fondamentale avere una benda in quanto è l'unico pezzo di equipaggiamento che include il tratto distruzione parte del corpo e questo è uno dei tratti più potenti del gioco in quanto riduce la durezza delle parti del corpo dei nemici che è un altro moltiplicatore indipendente. Tali potenziatori in realtà sarebbero esclusivi delle armi, quindi in teoria potrebbero essere inseriti solamente negli slot per le armi da mischia e a distanza, ma le bende rappresentano un'eccezione e sono gli unici pezzi di equipaggiamento di tutto il gioco che possiedono come tratto distruzione parte del corpo, rendendole molto importanti nel gioco. Per gli altri 4 pezzi di equipaggiamento non ci sono scelte obbligatorie, anche se è preferibile optare per quelli che hanno tratti che potenziano l'attacco in mischia, quindi le versioni AP e Plus che aumentano il danno in mischia rispettivamente di un valore fisso e percentuale che sono altamente raccomandati per massimizzare i danni totali. Una parte importante da non dimenticare per la build è lo sblocco degli slot per i potenziatori. Questo processo può essere effettuato recandosi da L per sbloccare gli slot sia per le armi sia per i 5 pezzi di equipaggiamento, al costo di una certa quantità di Mirenium che è direttamente proporzionale alla rarità del pezzo in questione. Una volta sbloccati gli slot è il momento di fabbricare i potenziatori. Sarà necessario innanzitutto creare
attivare 5 potenziatori speciali distruzione parte del corpo. Quest'ultimi hanno lo stesso effetto dell'omonimo tratto presente sulla benda e riducono la durezza delle parti del corpo dei nemici, migliorando così l'efficacia dei colpi inflitti. Va poi fabbricato un potenziatore turbo per aumentare il valore del turbo ogni volta che lo si riattiva e per finire 5 potenziatori turbo aumento PT. Questi sono molto utili in quanto ognuno aumenta di 500 i punti tensione ogni volta che si riattivi il turbo e abbinando questo effetto all'abilità corteo maestoso che ne aumentava di altri 500 si ottiene un totale istantaneo di 3000 punti tensione, 2500 dai 5 potenziatori più i rimanenti 500 da corteo maestoso e tutto ciò consente, una volta premuto il tasto inerente al turbo, di riavere indietro tutti i 3000 punti tensione, consentendo di utilizzarlo all'infinito e siccome il valore del turbo sale in automatico ogni volta che lo si innesca grazie al potenziatore visto in precedenza, si raggiungerà il massimo istantaneamente. A questo punto è arrivato il momento di inserire i potenziatori nelle armi e nell'equipaggiamento. Per la spada di titanio si possono riempire tutti e tre gli slot con quelli di istruzione parti del corpo per sfruttare al massimo il relativo effetto. Per i pam pam Ophidia si possono inserire i due rimanenti di istruzione parti del corpo più un contatore turbo up. Va notato che questi potenziatori sono attivi automaticamente e valgono anche quando si utilizza la spada di titanio. Mentre per i 5 pezzi di equipaggiamento va inserito per ognuno un turbo aumento PT. A questo punto la build è pronta e non resta altro che provarla. Per testare l'efficacia di quanto costruito fino ad adesso andiamo ad affrontare Lusil l'Eterno, uno dei Tyrant di livello 92 più potenti del gioco che si incontra proprio all'inizio dell'avventura. Va quindi attivato spettro furtivo, portate il turbo al massimo e utilizzato posizione d'attacco per ottenere il buff offensivo. A volte capiterà che il mostro colpisca il personaggio ma non è un gran problema perché si può subito riattivare spettro furtivo per ottenere l'immunità e poi utilizzare in sequenza lama ascendente, spada tornado e ultrafendente per disintegrarlo in pochissimi secondi. Per spiegare meglio la battaglia e il funzionamento della build nel complesso mostrerò una seconda run in cui ho rimosso quasi tutti i potenziatori. Quindi 3 distruzione parte del corpo dell'arma in mischia e i 5 turbo aumento PT in modo da precludermi la riattivazione del turbo. Ora non sarà più possibile one-shottare il Tyrant ma è una dimostrazione di come non serva la build perfetta per eliminare anche i colossali Millisar, perché le tecniche della spada lunga sono talmente potenti che infliggono comunque danni notevoli anche senza potenziatori. Utilizzare questa build è abbastanza semplice. Dopo aver innescato il turbo, la prima azione da eseguire è attivare spettro furtivo perché concede l'abilità esca, che consente di evitare gli attacchi nemici riducendo notevolmente il rischio di essere killati istantaneamente. Nello scontro di prima avevamo il contatore del turbo al massimo che forniva così un altro moltiplicatore di danno di per 6, ma posizione d'attacco è un'aura talmente potente da non necessitare di altre fonti di danno additivo. Non solo questa tecnica fornisce un moltiplicatore indipendente di per 2.5, ma essendo un'aura attiva anche il bonus di per 1.3 dato dall'abilità assalto d'aura. Poiché la spada utilizzata è di attributo etere, la tecnica lama ascendente che viene utilizzata subito dopo godrà di un altro 100% additivo grazie all'abilità spada suprema. Questo bonus si estende anche alle tecniche successive come spada tornado e ultra fendente che beneficeranno delle combo in mischia sfruttando appieno il potenziale offensivo della build. E piccola parentesi, se avessi lasciato tutti i potenziatori di istruzione parti del corpo il nemico sarebbe stato già disintegrato dato che riducono la durezza delle parti del corpo del nemico fino a -5 e quando una parte del corpo viene portata a tale valore è come se si innescasse un altro moltiplicatore indipendente di per 2.5 che si cumula con quello già presente dell'abilità distruzione interna. E poiché utilizziamo una spada di tipo etere non si distrugge la parte del corpo del nemico ma si aumenta significativamente l'attacco. Adesso, siccome lo scopo di questo video è dimostrare quanto sia potente la spada lunga e quanto sia vantaggioso utilizzarla già ad inizio gioco, andrò ad affrontare
usare l'usile eterno visto prima, ma stavolta senza alcun potenziatore. Quindi eliminerò anche i 2 distruzione parte del corpo sui doppi mitra in modo da non avere nessunissimo moltiplicatore al danno e fare affidamento solamente al buff posizione d'attacco. La battaglia durerà molto di più della precedente in quanto non posso sfruttare più nessun buff per il danno né tantomeno riattivare all'infinito il turbo perché già avevo rimosso i potenziatori che fornivano in automatico i punti tensione ad ogni avvio. Ma sarà comunque possibile sconfiggere quello che è uno dei Tyrants più forti del gioco senza avere nessun pezzo di equipaggiamento particolare. Tutti i capi visti sono acquistabili già da metà gioco nello shop e per quanto riguarda gli slot dove c'erano distruzione parti del corpo, attualmente sono tutti vuoti, quindi non sarà nemmeno necessario investire tempo e risorse nel fabbricare i potenziatori. Sarà molto difficile ottenere i 3000 punti tensione per il turbo e la maggior parte delle volte terminerà e lo si dovrà riattivare. Qui sono stato scaraventato in aria dall'attacco del nemico perché era finito l'effetto dell'esca, ma è sufficiente riattivarlo per godere nuovamente dell'immunità. Va quanto prima attivato il turbo, non tanto per i danni perché è un 100% additivo, quanto per il tempo di ricarica delle tecniche importante per spammare spettro furtivo il più possibile ed evitare gli attacchi del nemico. L'ideale sarebbe utilizzare in sequenza posizione d'attacco e le 3 tecniche da mischia, ma non è semplicissimo recuperare i punti tensione avendo rimosso tutti i potenziatori dedicati. La strategia migliore è far salire il contatore del turbo nella maniera classica, quindi facendo seguire ad una tecnica verde una qualsiasi altra tecnica in modo da aumentare il contatore del doppio del numero dei colpi di quella specifica tecnica. I doppi mitra sono un'arma molto utile per il turbo in quanto non mancano le tecniche verdi, in particolare spettro furtivo e detonatore che sono tra le migliori dell'intero gioco, e alternando queste due con le opportune tecniche si può far salire rapidamente il contatore. Quando quest'ultimo raggiunge un valore elevato e sufficiente sopra i 70, anche se a volte va bene dopo i 50, si può usare una delle tecniche viola della spada lunga per convertire tale numero in punti tensione. Inoltre va notato che attualmente c'è il moltiplicatore di per 1.3 fornito dall'abilità Assalto d'aura della classe Spadaccino Esplosivo. Questo bonus è attivo per tutto il tempo in cui siamo sotto l'effetto dell'aura di posizione d'attacco, quindi tutte le tecniche godranno automaticamente di questo bonus senza alcuno svantaggio. L'unica condizione è che ci sia l'aura attiva. E come si nota, i danni inflitti dalle tecniche sono mostruosi pur avendo eliminato tutti i potenziatori di istruzione parte del corpo. Se avessimo avuto ancora quelli, il danno sarebbe stato di per 2.5 volte maggiore ed è il motivo per cui nella prima dimostrazione l'avevamo one-shottato. Per concludere, il fine di questo video era mostrarvi come solamente con le giuste tecniche e abilità si possa affrontare qualsiasi mostro nel gioco e non è necessario spendere ore o giorni a farmare l'equipaggiamento e i potenziatori migliori, perché anche senza si possono superare le stesse sfide, anzi forse in maniera ancora più avvincente ed interessante. Se non volete perdervi le ottime novità sull'universo Xeno, potete seguirmi su tutti i miei social, in particolare su Instagram, con i link che trovate in descrizione. Se avete domande particolari su quanto appena visto, potete lasciarle qui sotto nei commenti. In sovrimpressione potete vedere i miei ultimi contenuti più importanti, come la guida al combat system e trucchi e consigli sul gioco. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti! 当然気合を込めりゃ強くなれるからな。そうだろう。